illustriamo brevemente la sottosezione rimozioni e sostituzioni. Ecco, da qui potremo operare delle rimozioni di caratteri, diciamo, che possono dare fastidio o essere un po' troppo invasivi, o sostituzioni vere e proprie di parole, frasi, eccetera, eccetera. Ecco, per quanto riguarda la prima opzione ci consente, se impostata, di rimuovere tutti i caratteri speciali, tipo in particolare gli emoticons, che talvolta possono essere lunghi e fastidiosi da sentire. La seconda ci dà la possibilità di eliminare la vocalizzazione di lunghi indirizzi URL. Facciamo un esempio, qua per esempio ne ho ricevuto uno che parlerebbe per mezz'ora. WhatsApp Mario Lavoro, URL. Esatto, lui ci dirà URL invece di tutta la filastrocca, ecco, se ovviamente sarà stato abilitato. Le sostituzioni, se abilitate, ecco qui, per abilitarle bisogna agire qui in alto, ecco, opererà le sostituzioni che andremo a diciamo inserire in questo piccolo dizionarietto. Come la regola si mette davanti, diciamo, la parola frase sorgente e dopo il maggiore si mette cosa si vuole che venga sostituito al suo posto. Qui per esempio c'è una regolarità nella lingua italiana nella vocalizzazione della parola pure da parte del da parte del mio text to speech Google, e allora gli ho dovuto cambiare, diciamo, la parola che deve recitare. Poi dopodiché ho voluto eliminare, per esempio, chi è che si diverte a mettere tanti meno alla fine delle mail o tanti underline, in modo tale che sostituisca tutti i meno o tutti gli underline col nulla. E dopodiché poi una regoletta, e questa è piuttosto complessa, lo potete vedere, che sostituisce praticamente tutti i più 39 sequenza di numeri con la parola numero. E poi ce n'è un'ultima che sostituisce il maggiore, che viene qua rappresentato, ovviamente non potrei metterlo due volte, con il nulla, quindi anche chi si diverte a mettere tutta una fila di maggiore, maggiore, maggiore. Vabbè, poi qui è tutta questione di imparare, le sostituzioni uno a uno sono semplici. Molto complesso, siccome qua uso il linguaggio regep, può essere usato il linguaggio regeps, che è molto regular expression, che è piuttosto complesso, ma dà la possibilità di fare cose incredibili. Potete qui per esempio andare a questo mio link, qui per esempio dalla Quick Reference, potete imparare cosa si può fare, che ve lo dico è veramente tanto, si possono veramente operare delle sostituzioni molto molto complesse e ottenere dei risultati veramente notevoli. Ok, dopodiché, ecco, poi quando avete molta pratica potete andare nel laboratorio del regular expression, inserire la vostra regular expression che vi siete studiati, qui inserire una stringa di esempio e vedere se fa effettivamente quello che volevate. Insomma, vi ho fornito un po' tutti gli strumenti che vi servono per usare al meglio questo strumento che, ve lo assicuro, è veramente potente.